Ho visto tanti tentativi da parte delle aziende di realizzare un sistema che modificasse peso e bilanciamento. Devo dire che Adidas ci è riuscita per davvero. Questo sistema multi-weight davvero cambia il peso e il bilanciamento della racchetta. Ciao ragazzi e bentornati in una nuova recensione qui sul mio canale. Oggi siamo con AdiPower Multi-Weight, ovvero la racchetta che permette di modificare peso e bilanciamento rispetto a quello che si desidera. Non in maniera trascendentale, ma comunque molto più rispetto alla serie Metal Bone. Infatti vi faccio vedere che il sistema è qui sul lato, ma anche sulla testa, quindi permette in sostanza di variare con questi pesetti la posizione lungo il lato e anche di togliere i pesi dalla testa per abbassare o alzare. Devo dire che si riesce a modificare di circa 1,5 cm il bilanciamento e di svariati grammi anche il peso, quindi pur parlando di una diamante chiaramente che ha un bilanciamento alto in partenza con i pesi come arrivano standard di circa 26 cm, si può variare un pochettino tra i 25 e i 27 e questo sistema secondo me come detto funziona. Come detto una diamante EVA High Density al suo interno, quindi racchetta piuttosto solida. I suoi pesi vanno dai 345 ai 360 grammi, in questo caso abbiamo una racchetta che completa di pesi è 355 grammi, quindi quando il peso è dichiarato vi dichiara con tutti i pesi montati. Questo è un dato che può essere utile nel caso di scelta di questo telaio. Dal punto di vista del manico, solito manico corto Adidas, questa più o meno è la lunghezza del manico, siamo su 11 cm, come potete vedere con un lavoro di Art Attack sono riuscito a ricreare un grip leggermente più lungo. Non mi dispiace, ho trovato uno sbuffo comunque molto generoso qui sotto, di più rispetto alla Metal Bone, ma tuttavia dipende da come è montato il grip, si può anche sciogliere e rimettere in maniera più fine. Non male, la misura è comunque generosa, la mano comunque mia ci entra. Devo dire che nonostante il manico sia leggermente corto non l'ho trovato mai invalidante per il gioco, soprattutto salendo un pochettino con il grip. Solito laccio tradizionale, c'è chi piacerà, a chi no, sapete che comunque questo dipende molto dai gusti. Certo un cappio sarebbe stato sicuramente più comodo, più moderno come scelta, ma la fattura diciamo di questo laccio non è niente male. Al solito con un elastico potete sempre ricreare il cappio e giocarci come se aveste un laccio con cappio, quindi con un po' di adattamento si risolve, non è fastidioso devo dire. Estetica, cenno va fatto perché è una pulizia che Adidas ha applicato quest'anno un po' su tutte le racchette, molto razionale, molto bella, semplicemente nera con questa sorta di carbonio a vista sotto in traslucenza e il marchio chiaramente Adidas più lucido. Sulla superficie chiaramente è presente lo spin blade leggermente più marcato rispetto alla serie Metal Bone, leggermente più spesso in realtà, realizzato sia con dei segni a Y che con dei puntini. Come spin niente male, vi anticipo, lei come spin è un po' superiore rispetto alla serie Metal Bone. E prima di andare in campo al solito iscriviti al canale, attiva la campanella delle notifiche, lascia un grande like a questo video e seguimi sia su TikTok che su Instagram, sempre molto importante. Ti aspetto anche su quelle piattaforme con contenuti diversi anche dalle recensioni. Anzi, spesso vedrete un nuovo tipo di contenuto su questo canale e spero che vi piacerà molto. Portiamola in campo e vediamo come si comporta AdiPower Multi-Weight. Sicuramente una racchetta un po' diversa rispetto a Metal Bone, è un po' più massiva, un po' più pesante in mano, un po' più ingombrante sicuramente rispetto a Metal Bone 3.2, che per me al momento è una delle migliori diamanti in circolazione. Questo diciamo lo mettiamo come punto fermo. Lei è un po' diversa, è sicuramente un po' più estrema rispetto al concetto di Metal Bone 3.2, già per il fatto che al suo interno c'è un'eva un po' più rigida, non è una durissima, mettiamola così, ma è una racchetta comunque abbastanza reattiva che richiede un po' più di attenzione perché il punto dolce è più piccolo, il bilanciamento sebbene sia uguale trovo che lei abbia una massa superiore rispetto a quella di Metal Bone e quindi è un po' meno facile rispetto a Metal Bone in generale. Per questo motivo dal fondo non è agilissima, è una racchetta con la quale fare abbastanza attenzione, non la trovo un telaio particolarmente generoso, indubbiamente è un telaio che si esprime in maniera un po' più aggressiva che non difensiva. La costruzione comunque la permette in maniera piuttosto buona, ti mette un po' in crisi quando devi difendere qualcosa di serio perché comunque la testa è piena, la racchetta è bella solida, è grossa e un particolare che vi faccio notare è che con la mano di appoggio davvero bisogna avere tantissima di mano aperta per tenerla, è veramente molto larga in questo punto ed è un dato che mi ha dato un po' fastidio in alcuni punti, però questa è una nota personale, ve lo faccio notare, è abituato da tennista diciamo ad avere un po' la mano più stretta, qui è particolarmente difficile mantenere la racchetta nella parte alta con la mano di supporto. Detto ciò, questo si risolve diciamo con l'abitudine, non è stato un problema durante il gioco, mi ha colpito semplicemente diciamo all'inizio perché non trovavo spazio insomma per le dita, tendevo a prenderla un poco più giù. Quindi dal fondo non facilissima, è sicuramente una racchetta che si concede le uscite di parete in maniera molto aggressiva, un po' meno quando bisogna difendersi, ha un punto dolce comunque che non aiuta tantissimo e ti tiene molto sul pezzo, ricordandoti che comunque qui c'è bisogno di un buon livello
livello e soprattutto è una racchetta che vedo bene soprattutto a sinistra più che a destra. Il punto dolce, come detto, è piccolino, è alto, non è il più piccolo che abbia mai provato, però non è un punto dolce sicuramente rassicurante, anzi ti tiene sul pezzo e ti crea un po' di effetto on-off, ma vuole essere attivata, ecco, non è una di quelle particolarmente gratuite in uscita di palla. In compenso comunque ha un bel controllo, è sicuramente una racchetta che regala una buona sensazione di impatto e come detto non è una dura in assoluto, è una medium hard da questo punto di vista e ti consente comunque di sentire bene il colpo senza l'effetto spranga sul braccio, in sostanza. Solida e reattiva. È una racchetta seria dal fondo, quindi bisogna, non dico darle del lei, ma comunque darle il minimo necessario perché debba funzionare. Portata verso la rete diventa un'altra cosa, perché sulla rete lei è proprio nel suo terreno di elezione, è una racchetta che al gioco al volo offre davvero tanto, molto bella sulla volée, la palla si sente bene, esce bene, la volée è corposa, lo spin comunque funziona meglio rispetto alla Metal Bone e con il punto dolce comunque posizionato in alto che sembra essere più grande in sostanza quando si va verso la rete, lei comunque comincia a spingere veramente forte. Le volée sono davvero molto corpose, si può affondare, toccare, giocare di fino tranquillamente, lei consente un bel gioco completo sulla rete. Non è maneggevolissima, portarla tra una volée e l'altra dopo un po' diventa un attimo pesante, nonostante un peso che comunque in questo caso è da 355 grammi, ma in generale è una racchetta corposa e la potenza, ragazzi, in qualche maniera si paga. Vibora Bandeca non male, soprattutto la vibora funziona molto bene sulla vibora perché lo spin non è niente male, anche con poco prende bene sulla palla, bene anche la Bandeca, nonostante sia comunque una medium hard, diciamo, non è proprio una hard in assoluto, ma ha un buon controllo, è una buona sensazione. Sui colpi al volo è un attimo sempre da attivare perché sui tocchi più blandi tende un pochettino a spegnersi, però devo dire che in generale meno rispetto al fondo, è più calzante verso il gioco al volo. Andando verso gli smash abbiamo indubbiamente uno smash piatto che è una fucilata, smashing kick davvero molto generoso, lei ha un'ottima potenza, una presa di spin interessante, anzi molto interessante direi, e quindi per quanto riguarda i colpi al volo, soprattutto sopra la testa, riesce a fare davvero molto bene. Portress se lo porta da casa, la racchetta che lo fa in maniera abbastanza automatica per tipo di uscita e essendo generosa comunque dal punto di vista della potenza, del ritmo medio-alto, sul portress o sullo smashing kick ci si può concentrare semplicemente sul controllare il movimento e dare spin e lei praticamente fa tutto il resto. Però devo dire che anche, come dicono gli amici spagnoli, pegandola un pochettino funziona anche bene, anche quando si spinge un po' più di braccio non smette di spingere e consente di forzare un pochettino l'esecuzione sullo smashing kick e questo è un aspetto che mi è particolarmente piaciuto perché io mi distraggo spesso e alle volte do un po' più di potenza del necessario sul portress. E allora ci siamo, vediamo perché comprarla e perché no. La comprerei perché è molto potente, la comprerei perché ha un bello spin e la comprerei perché, ragazzi, è bellissima e questo sistema di personalizzazione funziona. Non si può variare di 4 cm di bilanciamento, ma nell'ordine di 1,5 cm ci si riesce ed anche come peso, diciamo, si riesce a recuperare un 7-8 grammi totali smontando praticamente tutto. Io vi consiglio di non giocarci comunque senza i pesi, vi consiglio di modificare i pesi rispetto a quello che vi serve e lascerei sempre i pesi in testa perché senza questi tre al di sopra devo dire che tende a perdere qualcosa. Certo diventa più facile, questo è sicuro, e diciamo che anche questo sistema di personalizzazione permette di renderla più facile di quanto non sia. Ho provato diverse configurazioni, onestamente preferisco quella standard, quindi con un peso qui e un peso più giù e quindi pesi finti nel mezzo, sempre lasciando i 3 pesi verso la testa. Questa secondo me è la configurazione migliore, quindi esattamente come arriva dall'azienda. Poi si può rendere anche più estrema e devo dire che un po' di potenza in più viene recuperata e indubbiamente la racchetta diventa più aggressiva, ma diventa anche più difficile da controllare. Non essendo un fuscello di suo, attenzione quando sparate su tutto il bilanciamento. Ci sono diversi motivi per comprarla, perché è una racchetta customizzabile per molti aspetti. Non la comprerei se cercassi una racchetta comunque tollerante, perché lei non è una racchetta tollerante, è una racchetta comunque aggressiva e richiede un certo ritmo e una certa attenzione verso il punto dolce. Non la comprerei se cercassi una racchetta davvero hard, perché lei non è proprio hard, lei come detto è una medium hard. E non la comprerei se fossi un intrippato del custom, perché sapere di poter cambiare il bilanciamento, il peso mentre si sta giocando probabilmente mi porterebbe un po' di confusione in generale. Infatti vi consiglio, se l'acquisterete, di andare in campo con una configurazione e cercare di finire l'ora o l'allenamento o la partita con la stessa configurazione con la quale avete iniziato. Tuttavia c'è un grossissimo vantaggio nell'avere una racchetta personalizzabile, perché ogni volta può essere un attrezzo diverso e magari risparmierete anche qualche cosina rispetto ai vostri acquisti. Vi ricordo che lei è disponibile presso padelguru.it, mio partner, dove avete il mio codice sconto il 5%. Fermo lì perché c'è una novità.
novità, il mio codice sconto non vale più il 5%, ma adesso vale il 10%. Per tutti i tuoi acquisti utilizza il mio codice e avrai il 10% di sconto in più. Non solo, su Padel Guru abbiamo creato la sezione coppie dove sono in offerta tutti quanti i telai 2022. Diciamo che è un 2 per 1 e anche lì è valido il mio codice, per cui tantissimo sconto fino al 60-70% su telai assolutamente ancora validissimi. Ma andiamo avanti. E ovviamente in tutti i nostri corner Buddy Padel, che è il fratello di Padel Guru in sostanza, ma che vi raggiunge nei circoli per acquisto delle racchette e anche per i test delle racchette. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche e di lasciare sempre un grande like ai miei contenuti, sia qui su YouTube che su Instagram e TikTok, dove vi invito a seguirmi perché vi porterò nuovi contenuti molto presto, diversi dalle recensioni, ma soprattutto nuovi format che spero vi piaceranno. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.